Buon Natale a tutti ragazzi e benvenuti nel primo video del canale YouTube di PrimeBuild. Oggi vado a presentare una delle applicazioni che ho realizzato personalmente nel corso degli ultimi mesi. L'applicazione si chiama ThreadPilot ed è completamente gratuita ed open source. La potete trovare scaricabile dal link della repository GitHub che vi metterò in descrizione. Ve lo faccio vedere. Questa è la repo. ThreadPilot si propone come l'alternativa per Process Lasso, un software possiamo dire più conosciuto nella community. Mi raccomando, l'applicazione è ancora in fase beta, quindi tutti i feedback che riuscite a darmi nei commenti o nel server Discord, che vi ho anche lasciato appunto il link qua per unirvi, ma comunque lo metterò anche in descrizione, saranno tutti utili per migliorare questa applicazione nelle sue future release. Io appunto, come scaricare l'applicazione? Andate nelle release, vi ho messo la cartella zippata portable con appunto l'eseguibile standalone e l'installer. L'applicazione richiede permessi di amministratore, la prima volta che la avviate dovete acconsentire ad eseguire l'applicazione a Windows perché appunto la riconosce come esterna, quindi dovete dare il consenso. Vi allargo la finestra così magari riuscite a vederla meglio. L'applicazione è abbastanza minimale. Come interfaccia potrebbe ricordare Process Lasso, l'applicazione è realizzata in .NET 8.0 e VPF Form, usa un pattern MVVM e le dipendenze sono gestite tramite dependency injection centralizzata e i servizi sono event driven. Quindi questa è la sezione principale, l'applicazione si compone di fatto di 6 sezioni, di 6 tab, ok? Da qui è la parte in cui andiamo a selezionare il processo e attribuirgli una appunto priority, una core mask e un power plan, ok? Tutte le parti diciamo di riconoscimento del sistema, quindi per esempio questa schermata che mostra i core che si stanno attualmente utilizzando. Ora appunto non ho selezionato niente, però quando vado a cambiare mask questa parte qui cambia e cambia anche in base al processore che l'applicazione riconosce sul vostro sistema. E il riconoscimento dei processi sono gestiti tutti tramite UMI. Qual è il flusso di esecuzione diciamo, dell'applicazione? Si va su Core Mask, si va a creare una maschera. Di default troverete la all core, che sarebbe la baseline, ovvero nessuna affinità applicata, e poi la no hyperthreading, che bene o male c'è su tutte le CPU. Qua ne ho creata una io, l'applicazione è persistente, quindi tutte le maschere che uno va appunto a creare restano poi salvate. Quindi, cioè per esempio, rifacciamola. Io qua vado a creare una nuova maschera, la setto no core 0, che abbiamo visto no, che in alcuni titoli la disabilitazione del core 0 può aumentare gli FPS nel 1% low, per esempio. Quindi andiamo a selezionare il primo core fisico e core logico associato. Vi appunto ricordo che nella maschera comunque riuscite a capirlo tranquillamente, i core vanno da fisico, logico, ok? Quindi capite questa cosa, se volete per esempio fare il no hyperthreading, vedete che vi disabilita soltanto i dispari, eccetera. Comunque è coerente anche con altre applicazioni che fanno la stessa cosa. Di recente è uscito poche settimane fa anche CPU Set Setter. Di fatto, non per dire, ma questa applicazione è uscita nella sua prima versione già a luglio. Ehm, però, però appunto CPU Set Setter mi è stato utile visto che è comunque un processo open source per migliorare appunto la parte di CPU detection e assegnazione insomma dell'affinity. Ok? Quindi per esempio una volta creata la maschera, ok? Noi andiamo qui, selezioniamo un qualsiasi processo, ora probabilmente mi darà esatto soltanto OBS o l'applicazione stessa, che non ho niente aperto. Comunque si va a selezionare l'applicazione, se spuntate questa tab qui vedete che vi appariranno soltanto le applicazioni che hanno una finestra attiva, quindi di fatto vi è più facile andare a riconoscere i giochi da questa schermata qua, se no potete anche direttamente cercarli qua sopra. Selezioniamo questo, possiamo attribuirgli una priorità, una core mask, quindi per esempio core 0, che è quella che abbiamo selezionato prima. In tempo reale cambia lo schema diciamo appunto dei core attualmente assegnati a quel processo e possiamo poi anche gestire il power plan. Poi per la gestione del power plan c'è anche una schermata dedicata. Qui su Process Priority, come su
come sul process lasso, possiamo fare come dire, forzamento della priority tramite registro di sistema, ma bisogna appunto riavviare l'applicazione dopo averla, appunto, aver assegnato questa priorità nel appunto, registro. E poi, ok. E poi appunto abbiamo il disable idle server come su process lasso. L'applicazione, se c'è l'anti-cheat che blocca l'assegnazione della priorità o più probabile della core mask, vi esce un messaggio e vi dice appunto che è stata bloccata a causa dell'anti-cheat. Ok, procediamo la terza sezione sarebbe la power plants, quindi da qui possiamo andare a importare, gestire tutti i power plan che vogliamo provare. Io ora qua ne stavo provando un po'. Se essenzialmente i power plan vanno importati, cioè vanno messi il file.pov va messo nella cartella chip program files pilot power plants. Questa cartella si crea in automatico quando voi andate ad installare l'applicazione tramite l'installer. Ok, quindi la mettete qua dentro e poi da qui andate a selezionare e potete importarlo, e poi una volta importato potete farlo diventare attivo, molto, molto semplicemente. In questa tab qui invece andate non a selezionare per forza il processo corrente, potete anche farlo da qui, però a questo punto potete farlo anche da qui. Comunque andate a mettere delle regole, ok? Quindi scegliete proprio l'eseguibile da qui, e poi appunto potete andare a decidere con che power plan far avviare quell'eseguibile, con che core mask, con che appunto priorità, eccetera. La penultima schermata è Tweaks. In questa sezione vi ho raccolto giusto dei tweak base, diciamo, quindi di fatto dei cambiamenti nelle voci di registro del sistema inerenti appunto a ottimizzazioni lato CPU, visto che questa applicazione si occupa di fare di fatto ottimizzazioni lato CPU sul vostro sistema. Quindi appunto sono giusto dei tweak base che però vi possono appunto aiutare a dare dei tweak in più, disabilitando alcune impostazioni inutili sui processori moderni. Ultima schermata Settings, da qui potete andare di fatto a gestire un paio di comportamenti dell'applicazione, come per esempio l'avvio automatico dell'applicazione, la riduzione in try icon, perché quando chiudete l'applicazione vi si chiude in try, ok? Quindi perché deve ovviamente rimanere aperta, perché serve un processo, cioè un servizio che vada a monitorare il processo insomma, selezionato, e quindi appunto da qui vi consente di fare un paio di azioni rapide, però potete tranquillamente poi ritornare sull'applicazione oppure chiuderla direttamente da qui, e vi si chiude per sempre. Però appunto l'applicazione rimane persistente, quindi tutti i settaggi che avete messo, tutti i power plans insomma caricati, core mask eccetera, rimangono salvati. Niente, da prendere tutto io ho finito, vi auguro buone feste, che questo video probabilmente uscirà a Natale. E, niente, fatemi sapere se l'avete provata, la proverete, l'avete trovata utile, consigli su cose da migliorare, bug che avete trovato, eccetera. Io posso mettere le mani avanti dicendo che l'applicazione è ancora in beta, e l'ho testata su processori Ryzen, quindi non ho ancora avuto modo di testarla bene su Arrow Lake. Mi ha dato qualche feedback di sfuggita qualche mio amico. In teoria dovrebbe funzionare anche su Arrow Lake, perché dovrebbe cambiare la parte di appunto core mask, ovvero dovrebbe andare a riconoscere, quindi differenziare P-core e D-core, e quindi appunto farvi insomma vedere qui la tabella differente, e quindi anche qui dovrebbe uscirvi delle maschere nuove di insomma default con la disabilitazione degli core, eccetera. O comunque appunto si modifica la maschera dell'hyperthreading, perché gli e-core non hanno l'hyperthreading, quindi appunto il no hyperthreading si riflette di fatto soltanto sulla parte di P-core, eccetera, insomma. Spero che il progetto vi piaccia e noi ci vediamo a un prossimo video.